Ciao a tutti, sono Anna, benvenuti in Cookrismas. Oggi andremo a fare una ricetta davvero particolare, infatti è una ricetta che risale al 1200. Si tratta dei tipici biscotti speziati tedeschi che si trovano durante il periodo natalizio, quando per la prima volta iniziarono a farla i monaci tedeschi. Infatti capirono che il miele, oltre che essere un ottimo dolcificante, era anche un ottimo conservante. Quindi ad ottobre preparavano questi preimpasti o prefermenti con solo miele e farina, che poi andavano a concludere agli inizi di dicembre per preparare questi deliziosi biscotti. Sono profumatissimi e super aromatici. Vi darò anche qualche consiglio per la conservazione di questi biscotti, perché come è bene che sia, visto come sono particolari da preparare, sono anche abbastanza particolari da conservare e da degustare. Quindi mi raccomando, seguite il video così potrete scoprire il miglior modo per mantenerli anche più di un mese. Ora andiamo a prepararli. Iniziamo prendendo il tuorlo d'uovo e amalgamando l'ammoniaca per dolci. Dobbiamo mescolare finché non sarà ben amalgamato. Poi prendiamo il bicarbonato e ci mettiamo un cucchiaio d'acqua per farlo dissolvere. Mettiamo la farina in una ciotola. Il mix di spezie sono circa 7,5 grammi e vi linko qui sopra la ricetta che ho usato per creare il mio. E cominciamo ad aggiungere il tuorlo con l'ammoniaca e il bicarbonato con l'acqua. Ora non ci resta che prendere il nostro preimpasto. Potete vedere come prepararlo in modo dettagliato nel video che trovate nel mio canale, ve lo linko qui sopra. Questo ha maturato per circa un mese, il mio consiglio è di prepararlo almeno una settimana prima di preparare i biscotti, così che si sviluppino bene i sapori. Come vedete la consistenza è sia dura che appiccicosa, però non dovete preoccuparvi perché è giusto che sia così. Ora non rimane che metterci un po' di olio di gomito e amalgamarlo bene al tuorlo, l'ammoniaca, il bicarbonato e la farina. Ci vorranno alcuni minuti, però è importante che il risultato sia un panetto compatto, elastico, ma soprattutto ben amalgamato. Non ci sono tempi di riposo da aspettare e possiamo stendere direttamente il nostro impasto a circa 3-4 mm di spessore, per poi andare a ricavare le forme che più ci piacciono. Possono essere classici rettangoli oppure formine natalizie come nel mio caso. Come vi dicevo, questa ricetta è antichissima, risale al XIII secolo, quando i monaci cominciarono a sperimentare per la prima volta. Infatti avevano già capito quanto era prezioso un ingrediente come il miele, che non solo dava dolcezza, ma serviva bensì anche come conservante. Miscelandolo con la farina di segale, anch'essa molto fruttata di per sé, andava a sviluppare, grazie al periodo di riposo, dei sapori davvero unici, che sono arrivati fino a noi. Una volta pronti i nostri biscotti li andiamo a cuocere per 8 minuti, massimo 10, in forno preriscaldato a 180 gradi. Vedrete come si saranno belli gonfiati. All'uscita saranno ancora morbidi, ma con il passare del tempo, mentre si raffreddano, diventeranno molto duri, non spaventatevi. Una volta raffreddati e induriti si passa alla glassa. Io li ho decorati con una ghiaccia reale fatta di zucchero a velo e albume. Dopodiché, una volta stesa, ci ho aggiunto un po' di decorazioni. Diciamo che la ghiaccia reale è la decorazione classica che si fa, però ci sono anche altre varianti in cui ad esempio li possiamo trovare ricoperti di cioccolato. Come vi dicevo, anche la conservazione di questi biscotti è molto particolare. Infatti, una volta usciti dal forno saranno morbidi, ma poi diventeranno molto duri. Saranno davvero croccanti se si vanno a mangiare subito. Ma non dovete spaventarvi. Sono dei biscotti che sono ancora migliori se mangiati dopo 2 o 3 giorni dalla loro preparazione. Anzi, richiedono proprio di essere mangiati qualche giorno dopo essere stati preparati. Questo perché vanno a riprendere un po' dell'umidità che hanno perso durante la cottura, tornando morbidi, ma anche perché vanno a sviluppare ancora di più i loro sapori. E proprio per renderli ancora più saporiti, ecco il trucchetto. Io vi consiglio di conservarli come facevano una volta all'interno di una scatola di latta con qualche fetta di mela, così che oltre a sviluppare i loro naturali sapori e prendere l'umidità della mela, prenderanno anche un pochino del suo aroma. Che ne dite, non è pura magia? Vi piacerebbe vedere un'altra versione di questi biscotti però ripieni di confettura? Se sì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Per ora, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, scrivetemi un commento e iscrivetevi al canale.
Io vi saluto e ci vediamo al prossimo Q Christmas. Ciao!